Bentornati nello sgabuzzino degli orologi. Siamo ancora qua perché non vi iscrivete a questo canale, non mi consentite di evadere, iscrivetevi, è gratuito, ci date una grande mano a crescere, a portare nuovi contenuti, ma anche a scappare dallo sgabuzzino. Oggi voglio rispondere a una domanda ricorrente, la domanda di chi approccia da poco all'orologeria, soprattutto approccia a Rolex e si trova a scontrarsi con tutta una serie di termini e di problemi concreti che bisogna andare a studiare. Allora, in questo video cercherò di riassumere brevemente quelli che sono gli aspetti fondamentali da tener conto quando si parla di Rolex Vintage. E lo facciamo, come al solito, tra poco dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, chi approccia all'orologeria si trova normalmente davanti a tutta una serie di difficoltà e a tutta una serie di termini che è anche abbastanza difficile interpretare, come per esempio box and papers, vetro, plexi e così via. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da valutare nel momento in cui si acquista un orologio vintage, soprattutto quando si tratta di Rolex, semplicemente perché è la più diffusa anche tra i vintage sul mercato degli orologi. Ora, è bene premettere che non c'è nulla di difficile, soltanto che bisogna fare un indice di ciò che bisogna conoscere per capire e acquistare un Rolex usato. Innanzitutto, box and papers, che significa scatola e garanzia. Significa che l'orologio è provvisto o meno del suo corredo, ovvero della scatola, della garanzia o anche di tutti quegli accessori come vari libricini e il tag dove c'era scritto il seriale dell'orologio, ma anche la cera lacca, per esempio questa qui, il coprigliera, i vari libricini che alcune volte corredano alcuni Rolex e che possono essere presenti insieme all'orologio, oppure normalmente si può trovare solo orologio, cioè in pratica si vende soltanto l'orologio senza il suo corredo, senza ovvero la sua scatola o anche senza la sua garanzia. Ora, la presenza o meno del corredo naturalmente cambia il prezzo, anche se la garanzia è scaduta. Questo perché ha semplicemente un valore collezionistico, un po' come possono essere i documenti di circolazione di alcune moto o di alcune auto d'epoca che fanno parte del valore collezionistico dell'oggetto. Se non ci sono, non significa che l'orologio è falso, significa che l'orologio nel corso degli anni, soprattutto perché tanti anni fa non era uso conservare il corredo dell'orologio, in quanto sprovvisto di scatola e garanzia o comunque degli altri accessori, avrà un valore minore che varia in base anche al valore dell'orologio. Ad esempio un Datejust referenza 1601, e adesso vi spiegherò cos'è la referenza, che ha un valore di circa 4.000 euro, con il suo corredo, quindi con la sua scatola e con la sua garanzia soprattutto dell'epoca, che poi bisognerà valutare se è vera o meno, ma questo è tutto un altro discorso, comunque con la sua garanzia varrà circa 6.000 euro, quindi una differenza di circa 2.000 euro sul prezzo del mercato. Se parliamo però invece di un Submariner scritta rossa, magari tra i più ricercati, il primo orologio Submariner con data di Rolex referenza 1680, un orologio senza corredo, quindi solo orologio, e invece un orologio corredato avranno una differenza di circa 10.000 euro. Più è importante l'orologio e più è difficile trovarlo con il corredo e più l'orologio corredato costerà. Come si fa a stabilire l'autenticità del corredo? Beh, è abbastanza difficile. Su orologi molto datati non soltanto è molto facile che il corredo si dice sia stato apparecchiato, cioè sia stato aggiunto successivamente, e sui libricini per esempio si possono controllare gli anni in cui sono stati prodotti all'ultima pagina, ma bisognerà prestare attenzione anche alla garanzia, perché alcune volte ci si può trovare anche a garanzie false o garanzie originali alle quali sono stati abbinati gli orologi, cioè addirittura è stato riscritto il seriale dell'orologio sulla cassa di quest'ultimo. Ci vogliono occhi molto esperti, non è comunque una cosa che accade normalmente, ma su orologi che, come avete visto, con la garanzia hanno valori molto più alti, bisogna stare attenti. Altra particolarità che non tutti capiscono a primo colpo è la differenza tra seriale e referenza. È molto semplice. Il seriale è il numero univoco dell'orologio, un po' come per esempio il numero di telaio di un'auto. È univoco per ogni orologio e questo normalmente accade per qualsiasi orologio di un certo pregio presente sul mercato.
E questi seriali, per gli orologi Rolex in particolare, erano prima numerici e poi alfanumerici, ma magari dedicheremo un'altra puntata, magari anche con il tenente del canale Tic Tac Watch Channel, che è un grande esperto di vintage Rolex, proprio a questo argomento. Quindi su ogni orologio Rolex troverete un seriale diverso. La referenza invece è il nome numerico del modello. Ad esempio, il Rolex Submariner è stato prodotto dagli anni 50 fino ad oggi. Ogni volta che l'orologio è stato cambiato, gli è stata cambiata anche la referenza. Ad esempio, un Submariner senza la data degli anni 70 ha una referenza 5513. Il primo Submariner con data, sempre degli anni 70, invece ha una referenza 1680. Così come, per esempio, l'ultimo Submariner con data ha referenza 126610. E qui ci colleghiamo anche al discorso del 4 cifre, 5 cifre e 6 cifre. Sono semplicemente il numero di cifre che contraddistinguono un orologio Rolex. Per esempio, gli orologi 4 cifre come il Submariner 1680, che ha 4 cifre 1, 6, 8 e 0, è un orologio con vetroplastica, ovvero con un vetro che è acrilico, è proprio un plexiglass. Successivamente sono stati introdotti i 5 cifre, ovvero i primi Rolex con zaffiro, dove per esempio il Submariner con zaffiro era referenza 16610, quindi 5 cifre 16610, e oggi invece, o comunque a partire dal 2010 con i Submariner ghiera ceramica, sono diventate 6 cifre, con la prima referenza del Submariner ghiera ceramica 116610, quindi 6 cifre 116610, e poi l'ultima dove è stato cambiato la seconda cifra, quindi non è più 116610 ma è 126610, dove gli è stata cambiata leggermente la forma della cassa e il suo diametro. Quindi ricapitolando, abbiamo i Rolex più vecchi che sono dei 4 cifre con vetroplastica e poi vetro zaffiro a partire dai 5 cifre fino a 6 cifre odierni. E questo naturalmente succedeva con il Submariner, ma è successo con qualsiasi altro orologio Rolex. Abbiamo parlato di corredo, scatola, garanzia, libricini, tag e cera lacca, abbiamo parlato di referenza e seriale. Direi che possiamo parlare di bracciali, perché anche questo argomento all'inizio mi destava qualche perplessità. I bracciali Rolex che dovete conoscere sono 3: Oyster, Jubilee e President, dove il Jubilee e il President alcune volte vengono italianizzati in Giubileo e Presidente, il che aiuta a confondere le idee. L'Oyster è il classico a maglia piatta, quindi il più famoso tra i bracciali sportivi, e lo troviamo o tutto satinato oppure con la maglia centrale lucida sui modelli un po' più eleganti, diciamo così, sebbene siano dei modelli sportivi come GMT Master e come il Daytona. Il bracciale Jubilee è stato utilizzato anche per modelli sportivi, anche se ha le maglie centrali sempre lucide, ed è stato utilizzato ed è ancora oggi utilizzato in particolare sul GMT Master. Poi normalmente è sempre stato utilizzato per i Datejust da 36 e da 40 mm. E poi abbiamo il bracciale President, che invece è un'esclusiva dei modelli Day-Date, sebbene in passato lo abbia montato anche qualche Datejust in oro, ed è sempre in metallo prezioso, sempre, perché i Day-Date in acciaio non esistono, esistono soltanto in oro e in platino. Quindi 3 bracciali: Oyster, Jubilee, President. E poi ci sono degli specifici modelli da donna che si chiamano Pearl Master e che hanno dei bracciali completamente diversi, ma non è questo il momento per parlarne. Insomma, un piccolo recap per i neofiti che si avvicinano al mondo Rolex. Se avete altri dubbi, altre domande, scrivetele nei commenti e risponderò a tutti in maniera tale, insomma, da chiarire ulteriori dubbi. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me nello sgabuzzino degli orologi. Se mi volete far evadere, iscrivetevi, è gratuito. Noi ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!